Le cuffie Beyerdynamic DT700 Pro X sono un'eccellente scelta per chi cerca un'esperienza audio professionale. Con un design circumaurale chiuso, offrono isolamento acustico, ideale per l'uso in ambienti rumorosi o per sessioni di registrazioni in studio quando il suono non deve uscire dalle cuffie perché rientrerebbe catturato dal microfono. Le Beyerdynamic DT700 Pro X sono cuffie da studio della serie Pro X. A differenza del modello DT900 Pro X, di cui troverete qui sul canale un'approfondita recensione che vi invito a guardare perché eviterò qui di ripetere molte cose che le due cuffie condividono, che sono appunto open back, ovvero aperte. Qui le DT700 Pro X sono chiuse, più adatte per la registrazione e il monitoraggio piuttosto che per il mixaggio e il mastering, data la loro capacità di ridurre il bleeding e isolarci da rumore di fondo. Come la maggior parte delle cuffie Beyerdynamic hanno un suono brillante e analitico, anche se qualcuno potrebbe trovarle un po' troppo penetranti. Il suono delle DT700 Pro X è impeccabile, con una risposta in frequenza lineare che restituisce ogni dettaglio dell'audio con precisione. I driver dinamici ad alta efficienza producono bassi profondi, medi equilibrati e alti cristallini, a volte anche un po' troppo, garantendo una riproduzione audio fedele e accurata con qualche calo a determinate frequenze. La costruzione robusta delle cuffie assicura durabilità nel tempo, mentre il design ergonomico assicura comfort anche durante lunghe sessioni di ascolto o registrazione. Le cuffie sono dotate di un cavo che, a differenza delle 770 Pro, è ora rimovibile e consente libertà di movimento. Nella confezione troviamo due cavi e le diverse lunghezze del cavo rendono l'uso di queste cuffie ancora più flessibile. Con una lunghezza di 1,80 m possiamo collegarle al nostro preamplificatore per cuffie sulla scrivania, o con una lunghezza di cavo di 3 metri possiamo utilizzarle durante una sessione di registrazione. Il suono delle cuffie è caratterizzato da bassi profondi e controllati, medi chiari e articolati e alti estesi. Hanno un livello massimo di pressione sonora, una sound pressure level di poco superiore ai 100 dB SPL, e riproducono frequenze dai 5 Hz ai 40 kHz, coprendo un ampio spettro sonoro di frequenze. Grazie alla loro risposta in frequenza estesa, queste cuffie restituiscono ogni sfumatura dell'audio con precisione e naturalezza. Con un valore di 48 ohm, l'impedenza di queste cuffie è sufficientemente bassa da renderle adatte all'uscita per cuffie di smartphone, tablet, oltre che laptop e PC, quindi ottime se si lavora per esempio in un home studio. Non sono cuffie economiche, il loro prezzo si aggira sulle 240-250 euro. Vediamo le caratteristiche nei dettagli e poi mettiamole a confronto con altre cuffie di riferimento. Cosa troviamo nella confezione? Le cuffie Beyerdynamic DT700 Pro X, due adattatori da 1/4, due cavi mini XLR a TRS da 1/8, un cavo è lungo 192 cm e l'altro è lungo 313 cm. Abbiamo una custodia per il trasporto, adesivi, braccialetto e manuale. Perché cuffie chiuse? Le cuffie chiuse, come le Beyerdynamic DT700 Pro X, offrono diversi vantaggi rispetto alle cuffie aperte, che potrebbero renderle la scelta ideale in determinate situazioni. Isolamento acustico. Le cuffie chiuse offrono un migliore isolamento acustico rispetto alle cuffie aperte. Questo significa che riducono significativamente il rumore esterno e impediscono la fuoriuscita del suono, ideale per sessioni di registrazione in studio o per l'ascolto in ambienti magari rumorosi. Maggiore pressione dei bassi. Le cuffie chiuse tendono ad avere una maggiore pressione dei bassi rispetto alle cuffie aperte, grazie alla chiusura del guscio auricolare, che trattiene meglio l'energia sonora all'interno. Questo può essere vantaggioso per chi apprezza bassi più potenti e controllati. Privacy. Le cuffie chiuse offrono una maggiore privacy perché riducono la fuoriuscita del suono. Questo è particolarmente importante in ambienti condivisi o in situazioni in cui si desidera ascoltare senza disturbare gli altri. Minore interferenza esterna. Poiché le cuffie chiuse bloccano meglio il rumore esterno, è possibile concentrarsi maggiormente sull'audio riprodotto, senza essere disturbati da suoni ambientali o conversazioni circostanti, garantendo un'esperienza audio più immersiva. Costruzione. Cavallo che vince è il caso di dirlo. Sono assai simili al modello precedente e, come già detto per il 900 Pro X, queste cuffie hanno una qualità costruttiva davvero notevole, trasmettendo una sensazione di solidità.
Hanno morbidi padiglioni auricolari in velluto grigio e un telaio in plastica nera, con padiglioni di metallo a cui mancano le griglie della 900 Pro X. Sono disponibili unicamente in nero. Il cavo che parte dai padiglioni auricolari all'archetto è soggetto a intoppi e possibili danni. Questo è l'unico neo a livello costruttivo a mio avviso. Il peso senza cavo è di 350 grammi. Le cuffie di questa gamma sono dotate di driver Stellar 45 che le aiutano a raggiungere volumi elevati senza influire sulla qualità del suono o aggiungere distorsioni. Comfort. Sono cuffie comode. I padiglioni auricolari hanno una morbida fodera in velluto che risulta confortevole sulle orecchie e l'archetto è ben imbottito. Lato positivo è che sono facilmente rimovibili e sostituibili in caso di usura. Hanno però una discreta forza di serraggio tipica di diverse cuffie della Bayer Dynamic, quindi risultano strette sulle tempie a seconda della forma e delle dimensioni della testa, o se per esempio si indossano gli occhiali. La clamping force elevata fornisce ovviamente stabilità alle cuffie sulla testa che non tendono a muoversi quando indossate. I grandi padiglioni circondano completamente le orecchie e le cuffie risultano ben bilanciate. Quello che ho notato è che la risposta delle basse e delle alte varia in base alla posizione che si assume con la testa. Per un ascolto ottimale vanno indossate con attenzione. Portabilità. Come le 900 Pro X sono cuffie audiofile, non hanno un microfono integrato ovviamente, sono ingombranti e non sono progettate per essere portate in movimento, non si piegano e i padiglioni auricolari non possono appiattirsi. Sono pensate per essere usate in studio o in esterni per svolgere riprese o registrazioni. Non sono fornite di una custodia rigida, ma di una sacca di nylon che non le protegge da pressioni o cadute. Analisi sonora. Sono delle cuffie molto analitiche e questo è importante capirlo perché determina la scelta di un tipo di cuffie rispetto ad altre. Con una riproduzione chiara e pulita del suono. Hanno bassi estesi ma non enfatizzati che vengono riprodotti con molta precisione. Non sono cuffie per chi ama i bassi pompati, insomma. Il suono non è compresso come risulta in molte cuffie closet back. La risposta in frequenza si mantiene stabile, le medie sono accurate e la riproduzione neutra, garantendo voci e strumenti solisti chiari e presenti. Abbastanza precise nelle alte frequenze, c'è un calo intorno ai 4 kHz che smorza la voce a quelle frequenze. Le sibilanti sono enfatizzate come la gamma alta e se questo può essere un difetto per alcuni perché reca affaticamento, è ricercato da altri perché può aiutare a enfatizzare le imperfezioni nel mix. Bisogna capirle per non lavorare troppo nella riduzione delle sibilanti in fase di editing, magari nei dialoghi. La riproduzione dell'immagine stereo è buona, con la giusta collocazione degli oggetti sulla scena sonora. Ovviamente, come per le altre cuffie closet back, la percezione che si avverte è che il suono provenga dall'interno della nostra testa piuttosto che avvolgerci dall'esterno, ma questo è normale per questo tipo di cuffie. Per questo preferisco di gran lunga le cuffie aperte. La riproduzione di parti con la chitarra, per me che sono cresciuto in gioventù a Satriani, Malmsteen, Vai e Guitar Hero, è piacevole. Isolamento. Noise isolation. Si comportano decentemente, senza brillare. Il suono dal di fuori viene bloccato sicuramente molto di più rispetto alle DT 900 Pro X, ma soprattutto le frequenze basse passano all'interno. Non hanno il noise cancelling, come normale per questo tipo di cuffie. Leakage. Il leakage, ovvero quanto isolano dall'interno verso l'esterno, cioè quanto suono fuoriesce, è buono, garantendo buoni risultati. Le medie sono quelle che escono più facilmente, ma non ho avuto problemi durante le registrazioni di ritorno in audio. Confronto. Vediamole a confronto con altre cuffie. DT 900 Pro X. Mentre entrambi i modelli offrono un suono eccezionale e un comfort di alto livello, ci sono alcune differenze chiave da considerare. Le DT 700 Pro X sono cuffie chiuse, ideale per l'isolamento acustico e l'uso in ambienti rumorosi, mentre le DT 900 Pro X sono cuffie aperte, che offrono una scena sonora più ampia e una sensazione di spazialità. In termini di suono, le DT 700 Pro X potrebbero essere preferite per applicazioni studio dove l'isolamento acustico è importante. Le 900 Pro X, d'altra parte, sono fatte per l'ascolto critico e il mixing. Il loro design aperto sul retro consente di mixare i canali in modo più accurato, grazie al loro palcoscenico sonoro che è più coinvolgente, con una scena aperta e dettagliata, anche se si perdono più bassi. Entrambe le cuffie hanno un calo intorno ai 4 kHz che rimuove alcuni dettagli della voce e degli strumenti solisti che cadono su quella frequenza.
Le 700 hanno più low bus rispetto alle 900 Pro X, ma sono anche più penetranti nella fascia più alta delle frequenze. Entrambe sono costruite con materiali di alta qualità e offrono un buon comfort durante l'uso prolungato. Il design aperto delle 900 Pro X consente una ventilazione ottimale, riducendo l'affaticamento auricolare e offrendo una sensazione di maggiore leggerezza sulle orecchie, che apprezzo decisamente. Il costo delle due cuffie è identico. DT770 Pro. Le Beyer Dynamic DT770 Pro sono cuffie dal suono più neutro nella gamma medio-alta. Su entrambe la voce e gli strumenti solisti suonano pieni e dettagliati. Le sibilanti suonano ancora brillanti e penetranti su entrambe le cuffie. Condividono la stessa qualità di riproduzione e la stessa struttura confortevole. Le DT770 costano circa 139 euro, 100 euro in meno delle DT700 Pro X. Sony MDR7506. Le Beyer Dynamic DT700 Pro X tendono ad offrire una riproduzione audio più bilanciata e neutra rispetto alle Sony MDR7506, che potrebbero risultare leggermente più brillanti nei medi e negli alti. Le DT700 Pro X offrono un isolamento acustico maggiore rispetto alle MDR7506 grazie al loro design chiuso, rendendole una scelta preferita per l'uso in ambienti rumorosi. Le MDR7506 sono più leggere e compatte, il che le rende più portatili e adatte per l'uso in movimento o situazioni dove la portabilità è importante. Il materiale in fintapelle che ricopre i padiglioni delle Sony si sfalda in breve tempo e richiede la sostituzione. Quelli delle Beyer Dynamic sono di gran lunga superiori. In definitiva, entrambe le cuffie offrono prestazioni audio di alta qualità e sono adatte per un'ampia gamma di applicazioni, ma le differenze nel suono, nell'isolamento acustico e nel design potrebbero influenzare la scelta fra le due, a seconda delle preferenze personali e delle esigenze specifiche dell'utente. L'MDR 7506 ha una risposta in frequenza particolare e non perfettamente lineare, ma sono uno standard di riferimento. Chi le usa a livello professionale lo fa perché, detto papale, permettono di capire velocemente dove sta il problema. Il costo delle Sony, poco sopra i 100 euro, è la metà di quello delle Beyer Dynamic. In conclusione, la Beyer Dynamic, fondata nel 1924 da Eugene Beyer, è uno dei più antichi produttori di cuffie e microfoni in Europa. Dal lancio delle sue prime cuffie nel 1937, le DT48, ne è passato. Nel 1985 il lancio delle DT770 e DT990, dedicate espressamente al popolo degli audiofili, ha segnato una svolta. Non sono Bluetooth come queste, ma con filo e non hanno noise cancelling ed è giusto che sia così per l'uso per il quale sono pensate e progettate. Come la classica serie Pro, la nuova Pro X ha lo stesso aspetto, stessi padiglioni, stesso archetto. Ci sono però dei dettagli che fanno la differenza. Nuovo driver Stellar 45, cavo XLR rimovibile, migliore costruzione e soprattutto migliore sensibilità e, per la gioia di molti, una bassa impedenza. Permette di usare le cuffie senza un amplificatore. Il mio giudizio finale è positivo. Non produrranno un soundstage, un palcoscenico sonoro così coinvolgente a causa del loro design, ma se dobbiamo registrare e monitorare le tracce, la loro costruzione aiuta a bloccare il rumore di fondo e ridurre il rischio di bleeding. Quali fra le DT770 e le DT900 Pro X scegliere? Dipende dall'uso che ne dovete fare, essenzialmente. Fra le due preferisco le DT900 Pro X. Bene, mi auguro che il video possa esservi stato utile. Lasciate un like se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima. Ciao!